Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia in generale. Abbiamo visto nella precedente settimana che mi stavo dilettando col mondo dell'intelligenza artificiale, ma quello che ha solleticato il mio interesse è stato il fatto che finalmente questi motori e comunque queste tecnologie siano alla portata di tutti, perché esistono dei motori e delle basi di dati che sono open source, quindi voi ve le potete installare a casa e non dipendere da un singolo vendor, il che mi piace questa idea, ma soprattutto mi piace il fatto che possiamo provarlo noi e ci manca solo un po' di ingegno per poterla sfruttare magari in tanti campi, ok? È bello scrivere sulle chat, no? Chiedere chi è il giocatore della Juve o qualunque altra menata, ma sicuramente è più interessante capire come possiamo utilizzare questa tecnologia magari all'interno di software che facciamo noi o di applicazioni che tutti i giorni usiamo, ok? Ma mentre facevo questo video, uno dei ragazzi che ci guarda si vede impietosito dai mezzi a cui io potevo avere a disposizione, mi ha detto: guarda, c'ho una bestiolina che è parcheggiata lì che magari potrebbe fare il caso tuo. E gli ho detto: vabbè, fammela vedere subito perché mi serve, quel catorcio che ho io è molto lento. E quindi mi ha spiegato che cos'è sta bestia. E guardate, ecco qua nella slide, che cosa mi sono trovato a disposizione. Un HPE Apollo 6005 generazione 10, non è recentissimo, ma comunque è per me già una bestia mostruosa, con 2 Xeon da 16 core l'uno, fisici, 8 GPU Nvidia RTX 8000 con 48 GB di RAM, che supportano le CUDA 7.5 e ha circa 4600 CUDA Core, 576 Tensor Core ogni scheda, e direi che non è niente, e 48 giga di RAM, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma è veramente una bestia stratosferica, perché ne ha 8 di queste schede e in più abbiamo come ciliegina 400 giga di RAM. Quindi perché non testare i modelli più pesanti e vedere che cosa succede all'interno di un bestione del genere, che è stato carrozzato con Proxmox e quindi ci ha reso disponibile più VM, e ci possiamo, no, calibrare noi la nostra VM con le risorse che vogliamo senza perdere grandissimi cicli di CPU, perché virtualizziamo direttamente e andiamo in pass-through con le singole schede video. La guida ve l'avevo lasciata già nel precedente video. Qua andremo solo a vedere qualcosina in più e come funziona una bestia così con i motori che ci sono attualmente disponibili. Anche in questa sessione ho utilizzato ho Llama, scusate, e poi ho provato due interfacce grafiche per questo tool, perché per adesso non sono riuscito ancora ad addentrarmi così tanto sulla terminologia di questo mondo, che è veramente vasta, ok? Quindi magari nelle prossime puntate riuscirò a essere un pochino più preciso. Però andiamo a vedere come ho configurato questa macchina. Questa macchina al momento, come notate, ha tre schede video RTX collegate direttamente alla virtual machine. Quindi gli ho dato in pass-through 3 schede video e il tool Olama riesce a utilizzarle tutte e tre per andare a salvare in memoria il modello, ok, linguistico, ma anche poi per distribuire il carico durante la ricerca, no, del contenuto che poi dovrà darmi come output. Mi sono voluto tenere conservativo, 64 giga di RAM a questa VM e pochi CPU core, ok? Potevo effettivamente darmene un po' di più. Però ho visto che
non dipende tantissimo dai CPU core, lo vedremo magari poi nell'esercizio finale e nel test. Quindi switchiamo e andiamo a vedere lato console cosa succede. Come l'altra volta, qui cosa abbiamo? Un recap completo. Qua abbiamo le performance del sistema, quindi CPU e RAM utilizzate e vabbè, processi eventualmente. E sotto qui abbiamo invece il dettaglio delle CPU, scusate, delle GPU, quindi la parte, come vedete, delle tre schede Nvidia RTX 8000 con i grafici di memoria e GPU, utilizzo GPU. Qua invece abbiamo la shell del container Docker che viene caricato dal nostro modello linguistico e poi qua invece andrò a lanciare la shell con un modello specifico. Questo Dolphin Mixtral è veramente molto buono per anche la parte di coding. Magari poi farò un video dedicato perché ho visto che è un po' intrigante questa parte. Se io vado a vedere quali modelli sono precaricati all'interno di Ollama, ecco questa è la lista che ho precaricato, quindi il Dolphin Mixtral, l'ultima versione disponibile ad oggi, 15 gennaio, e dovrebbe essere la 2.7, è di 26 giga. Poi abbiamo la Mistral che invece è un modello interessante, molto gettonato perché riesce a essere molto efficiente con l'utilizzo di poche risorse, infatti vedete che è circa 4 giga, e poi il Mixtral originale che è una base di Mistral trainata con modelli alternativi, tipo il Dolphin Mixtral che anch'esso è trainato di nuovo con dei modelli un pochino più precisi per la parte di coding, una salsa e un condimento diverso, ok, della stessa base di dati. Proviamo a utilizzare per esempio il Mixtral e come vedrete la prima fase è il caricamento nella GPU dei modelli. Qua si nota tantissimo quello che succedeva prima rispetto alla mia installazione. Avendo a disposizione tanta RAM, perché noi abbiamo più di 120-130 giga di RAM per la parte di video, tutti i layer del modello vengono caricati direttamente all'interno della RAM delle schede video. Quindi non va più a sfruttare la RAM del mio PC, del mio server in questo caso, ma viene tutto fatto all'interno delle GPU. E infatti qua notate che le GPU sono utilizzate tutte quante al 21%, ok? Quindi ha spalmato questo modello sulle memorie di tutte le tre schede video. È già disponibile e quindi possiamo fare delle domande. A differenza dei modelli, quelli un pochino più da barbone che ho usato la scorsa settimana, questi modelli qui un pochino più ricchi, che non giravano nel mio setup con quella scheda Nvidia da 2 giga di RAM, questi sono dotati anche di un modello che è in grado di interpretare la lingua italiana e rispondere con la lingua italiana. Vi faccio un esempio, proviamo la cosa più banale che mi viene in mente in questo momento, chiediamo, non so, riassumi la Divina Commedia in 10 righe. Ok, a parte gli errori grammaticali che farò, ma va bene. Vedete che è molto veloce nel darmi le risposte, ok? Ok, magari 10 righe forse era un po' troppo poco. Comunque, vedete che mi ha risposto tra l'altro in italiano abbastanza bene, cioè ha spiegato il contenuto senza andare su internet, ok? Questo è un modello che tutte le basi dati sono all'interno del mio subset di 26 giga, ok? Se gli chiedo la stessa cosa, gli dico guarda, fammi una traduzione in inglese di questo riassunto, proviamo a chiederglielo. Puoi convertirlo, tradurlo meglio, no? Tradurlo in inglese e mi aspetto che di conseguenza vada a tradurlo in inglese. Come vedete qua, quando ho fatto questa richiesta, la GPU ha iniziato a lavorare. Non solo la prima, ma tutte quante si sono divise il lavoro per andare a formulare una risposta. La cosa
interessante che non so per qualche motivo, ma è anche possibile farlo in francese. Quindi è notevole come sia possibile utilizzare questo algoritmo anche per fare delle traduzioni. È veramente notevole, ok? Beh, almeno questo modello qua, ok? Senza neanche andare a vedere la parte di coding, perché anche nella parte di coding ho visto veramente dei grandi, delle grandi migliorie rispetto ai modelli chiaramente da barboni che usavo io prima con pochissime risorse, ok? E soprattutto nella risposta, ok? La risposta è veramente, veramente rapida. Chiaramente in base al modello le risposte cambiano, quindi se io qua andassi a fare la stessa cosa con un modello differente, andiamo a vedere che modelli avevamo, proviamo con Mistral, quello più semplice, ho dimenticato di dare run. Adesso qua di nuovo andrà a scaricare dalla memoria il modello precedente e va a caricare il modello Mistral. Ok, vedete che qua è stato anch'esso molto valido, molto veloce nella risposta. Non mi ricordo se questo lo può tradurre, anche questo puoi tradurre in inglese. Sì, direi che anche in questo caso è molto molto veloce. Mi ha dato anche una versione alternativa, va bene. Ok, direi che come potete notare l'utilizzo delle GPU in questo caso è veramente quello che cambia tutto, ok, nel modello, perché questa potenza stratosferica di questa bestia che mi hanno messo a disposizione, e ringrazio Roberto tra l'altro per avermi dato questa possibilità, grazie Roberto, ci dà la possibilità di fare molto di più, perché a questo punto la mia idea è di provare anche come trainare, no? I modelli, e sfruttando una macchina di questo tipo mi agevola notevolmente, ok? Andiamo a vedere anche la parte di browser, perché ci sono delle GUI dedicate a un Llama, e anche la cosina carina che avevo già fatto qua è la possibilità di caricare un documento e poi chiedere direttamente una sintesi di questo documento. Ok, quindi qua io ho messo la guida della DJI Osmo Pocket 3, vabbè, di una camera portatile, va bene, e se io gli chiedo come si può installare il grandangolo, vediamo se non è stupido, vediamo quanto ci mette a darmi questa informazione. Ok, vabbè, me l'ha scritto in inglese, probabilmente perché molto, come notate qua, molta delle risposte e anche la qualità delle risposte dipendono dal contesto. Il contesto viene definito ogni volta che noi andiamo a creare una nuova chat, ok? Perché tutte le informazioni che stanno all'interno di quella chat compongono il contesto in cui poi il modello andrà a rispondermi. Quindi a volte conviene partire da una nuova chat, in questo caso con Ollama Web UI, riusciamo anche a selezionare la tipologia di modello. Adesso voi non lo vedete, io lo vedo, ma sostanzialmente mi fa scegliere quale modello non potrò utilizzare per interagire con la mia intelligenza artificiale. Ho scelto Dolphin Mixtral, va bene, e quindi gli dico, non so, ciao, sai in che giorno siamo? Vediamo un po' cosa mi risponde, ma dubito che possa dare una domanda, una risposta coerente. Però è interessante. L'altra cosa che nel mentre vi dico è che today is the day that you asked me the question. Ciao. Ok, vabbè. Ha fatto un po' di sarcazzo, va bene. Altra cosa interessante di questo tool qua è che anche qui possiamo caricare dei documenti su cui poi andare a fare delle ricerche, ok? Come ho fatto in questo qui della DJI Osmo Pocket, posso chiedere di riassumermi, puoi riassumere il documento allegato, vediamo un po' se stavolta ci azzecca, vediamo.
Poi non ho capito perché mi risponde in inglese in questo momento, ma vabbè. Ok, ok, vedete che mi ha risposto in maniera coerente e anche abbastanza velocemente sul contenuto di questo PDF. Immaginate appunto se avessimo molti più PDF la possibilità di documentare o andare a cercare qualche informazione all'interno degli stessi, sfruttando questa interfaccia grafica. Questa interfaccia grafica alla fine non si basa sul motore Ollama, perché Ollama alla fine è un backend che risponde a delle API, quindi noi chiaramente questo backend possiamo accedere a questo backend tramite delle classiche REST API e sfruttarle magari all'interno di nostri software, ok? Quindi poi che Ollama sia il migliore, questo è tutto da capire, perché ho già notato che il più delle volte mi utilizza una singola CPU, quindi l'utilizzo di quel container non lo so quanto può essere utilizzato magari su infrastrutture un po' grandi o per distribuire il carico su delle macchine così potenti. Bisognerebbe capire altre soluzioni, magari le capirò, ok? Altro tool interessante è ChatUI, fatto da Hugging Face, che è un sito molto importante per il mondo dell'intelligenza artificiale, su cui vengono postati quotidianamente modelli trainati, praticamente delle ricette alternative ai modelli, al classico modello open source di base. Questi hanno creato un'interfaccia di base che sfruttava appunto le loro macchine, ok? Oppure ChatGPT o altri provider di intelligenza artificiale, ma è possibile ricondizionarlo per fare in modo di essere utilizzato con, per esempio, Llama, ma potrebbe anche essere qualunque altra soluzione, per esempio LLLama C++, che avevamo parlato l'altra volta. In questo momento appunto l'ho utilizzato per Ollama. Perché ho voluto provare questa cosa? Perché c'è questa feature interessante, c'è la possibilità di cercare online, ok? Quindi se io vado a chiedergli, non so, puoi dirmi qualcosa in merito a Zabbix sia, tanto per rimanere, no, sempre in tema. Lui sfrutterà il modello Mistral, se non sbaglio. Se tutto funziona, perché poi, sai, non sempre tutto va come dovrebbe andare, dovrebbe fornirmi dei contenuti prelevati direttamente dai motori di ricerca, che potrebbero essere LinkedIn, Google, eccetera, e a questo punto dare una risposta che sia più contestualizzata. Oh, vedete, ecco, qui è andato direttamente dal sito di Zabbix e mi ha tirato fuori un bel po' di informazioni riguardanti Zabbixia. E comunque vedete che c'è un po' di info, bisognerebbe capire adesso come testarla un pochino più a fondo, però è interessante perché con questa chat qua, con questo motore, ok, che si basa comunque su Ollama, possiamo andare anche a cercare e sfruttare dei contenuti che può trovare online. Ma proviamo a chiedergli quanto vale oggi il Bitcoin. Domandona fantastica, proprio. Vabbè, però non mi viene niente di meglio in questo momento. Vediamo nel frattempo, però come capite l'utilizzo di queste... ok, continua sempre a rispondermi in inglese, cercherò di capire poi perché. Però vedete che last update for the Bitcoin price given in the text was January 15, quindi è aggiornato, ok? Adesso qua non si vede, ma ok, c'è il mio faccione, ma sappiate che c'è scritto qua. Però questo motore riesce a contestualizzare anche il giorno, ok? Quindi è un pochino più vivo, quindi bisognerebbe approfondire di nuovo quanto è efficace. Non ho avuto tantissimo tempo perché mi hanno messo a disposizione questa macchina da pochi giorni, un po' la scimmia di provare un po' tutto, e non sono riuscito magari a fare delle super indagini, però
avrò questa macchina a disposizione ancora per un po' di tempo e quindi magari appunto farò dei contenuti un pochino più mirati. Per adesso volevo farvi sapere che ho questa macchina, grazie ancora Roberto, e che cambia notevolmente la velocità di risposta anche con modelli complessi e possiamo utilizzare un po' qualunque tipo di modello, quindi conta tantissimo l'hardware che si ha a disposizione, soprattutto a livello di GPU, la quantità di memoria e la potenza anche di calcolo delle nostre GPU. Per oggi è tutto, io vi ringrazio di aver visto anche questo video, se vi è piaciuto chiaramente scrivetelo nei commenti, mettetemi un bel like e magari anche commentate, dite Dimitri non hai capito una mazza, e può anche essere, e cercherò di migliorare, però scrivetemelo nei commenti. Grazie ancora, ciao a tutti, alla prossima settimana.